I nuovi motori stanno rivoluzionando il mercato, ma la cosa più evidente è che le e-mountain bike con motori relativamente potenti da 50-60 Nm di coppia, pensati per le e-mountain bike leggere, stanno volgendo al termine. L'era delle e-mountain bike leggere sta giungendo al termine perché ormai è diventata obsoleta. Il motivo è semplice: i nuovi motori che offrono oltre 80 Nm di coppia hanno raggiunto lo stesso peso dei motori light. Questi motori, compatti, leggeri e altamente performanti, abbinati a batterie sempre più avanzate, consentono di ridurre il peso complessivo della e-mountain bike ben al di sotto dei 20 kg. Il 2025 porta sul mercato più produttori di motori che mai e in questo video ho cercato di includere i motori più rilevanti attualmente sul mercato. L'obiettivo di questo confronto è fornirvi la panoramica definitiva del mercato, dettagliando le caratteristiche, le capacità, i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema. Ed alla fine ho decretato i migliori motori a livello di critiche e prestazioni. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale perché il vostro supporto mi aiuterà a portarvi contenuti sempre più interessanti. Ricordate che ogni motore è buono solo quanto la bici di cui fa parte. In pratica vale questa equazione: shit bike plus awesome motor equal shit bike, che tradotto significa una bici scarsa con motore buono equivale a una bici scarsa. Quindi nelle e-mountain bike il motore deve essere in sintonia con le caratteristiche e il design della bici e non solo adattarsi al vostro stile di guida. I migliori motori per e-bike permettono di creare biciclette versatili e adatte a diversi utilizzi. Altri motori invece sono più adatti a usi specifici. Il motore Specialized SL12 e il TQ HPR50, per esempio, stabiliscono il punto di riferimento per una sensazione di guida naturale. Entrambi offrono un supporto delicato, anche con il massimo livello di assistenza, e sono orientati verso uno stile di guida sportivo con una potenza paragonabile alla modalità eco dei motori all-round. Entrambi richiedono una cadenza di pedalata più alta e la scelta del giusto rapporto. I punti di forza del motore Specialized sono quelli di avere una sensazione di pedalata naturale ed il concetto del motore in sé è relativamente armonioso. Come punto debole il motore produce un leggero rumore di fondo durante l'uso. Per quanto riguarda il TQ, i punti di forza sono una integrazione quasi perfetta, finiture di alta qualità, sensazione di pedalata molto naturale ed è un motore estremamente silenzioso. Passando ai punti deboli, è un motore il cui utilizzo è mirato a determinati tipi di biciclette o scenari d'uso. Con 60 Nm di coppia e 350 W di potenza di picco, il Fazua Ride 60 è uno dei motori più potenti della categoria dei motori leggeri. Purtroppo però sembra presentare problemi di affidabilità preoccupanti. Nonostante le specifiche promettenti e i numerosi aggiornamenti software, i problemi tecnici con il Fazua Ride 60 persistono. Il nuovo proprietario di Fazua, Porsche Bike Performance, probabilmente sta dedicando la maggior parte delle risorse allo sviluppo del motore Porsche 2026, il che significa che per l'attuale motore sono previsti solo miglioramenti limitati. È un vero peccato perché questo motore a me personalmente piace molto, perché spinge con facilità in salita, le regolazioni sono intuitive e l'integrazione alla bici è perfetta. Purtroppo però, come detto, si sono riscontrati problemi tecnici, oltre ad avere problemi con il feedback tattile sia sul telecomando che sul display. Il motore Bosch Performance Line SX offre 600 W di potenza di picco e 55 Nm di coppia. Nonostante le prestazioni impressionanti, è più ingombrante del Fazua Ride 60 e non si integra facilmente nel telaio come altri motori a supporto leggero. Grazie alla vasta configurabilità e al supporto globale affidabile di Bosch, il Performance Line SX è comunque una scelta molto valida. I punti di forza sono una pedalata molto naturale, un livello alto di connettività ed un motore molto silenzioso. Per quanto riguarda i punti deboli, è un motore piuttosto ingombrante ed è quindi più difficile da integrare. Inoltre, alle basse cadenze di pedalata, il motore supporta poco. Il Bosch Performance Line CX Gen 5 è arrivato alla quinta generazione.
È leggermente più leggero e compatto rispetto al modello precedente e include un sistema di trasmissione migliorato per eliminare i rumori meccanici. Pur mantenendo gli stessi 85 Nm di coppia e 600 W di potenza di picco del modello precedente, il CX Gen 5 porta miglioramenti nella tecnologia dei sensori e nella reattività, garantendo al contempo una guida più silenziosa rispetto alle generazioni precedenti. I punti di forza sono diventati la sua silenziosità, soprattutto in discesa. La rete di assistenza è capillare, il supporto è potente e l'assistenza elettrica si adatta in modo fluido e intuitivo all'intensità della pedalata. In riferimento ai punti deboli, il motore sembra perda un po' di prestazioni a cadenze subottimali su salite tecniche. Anche se Shimano EP801 non raggiunge la stessa potenza pura del Bosch Performance Line CX, si distingue per la facilità di gestione, risultando una scelta eccellente sia per i principianti che per i ciclisti esperti. A differenza di Bosch, Shimano consente l'uso di batterie di terze parti, creando più opzioni per configurazioni personalizzate della batteria e del telaio. Inoltre l'EP801 è disponibile con un software specifico per competizioni, simile al Bosch CX Race. I punti di forza di questo motore sono la facilità d'uso, offre una sensazione di pedalata naturale, copre un'ampia gamma di applicazioni e, come precedentemente detto, supporta batterie di terze parti. L'unico punto debole è il rumore metallico percettibile quando il terreno è sconnesso. Lo Yamaha PVX3 è noto per essere estremamente leggero e compatto rispetto ad altri motori di fascia alta, pesando circa 2,75 kg. Nonostante le sue dimensioni ridotte, eroga una potenza impressionante con una coppia di 85 Nm e la potenza è erogata in modo fluido. I punti di forza di questo motore, come detto, sono il peso ridotto e design compatto, è un motore potente con 85 Nm di coppia, è fluido nella pedalata, ha una buona integrazione nel telaio e compatibilità con display e batterie. Di contro, non è il motore più silenzioso sul mercato. Il Giant SynDrive Pro 2 basato sullo Yamaha PVX3 migliora la piattaforma originale con una distribuzione della potenza più fluida. Il motore pesa 2,7 kg, quindi è compatto e leggero. La silenziosità è ottima, così come la coppia erogata da 85 Nm. Generalmente i motori per e-bike applicano una coppia continua mantenendo alta la pressione sulla trasmissione finché non si smette di pedalare. I motori SyncDrive sono diversi perché quando il ciclista pedala, ad ogni rotazione di piedivella c'è un punto in cui la coppia è ridotta. SyncDrive replica quel movimento naturale del pedale sincronizzando la potenza del motore con quella umana, creando un punto di potenza ridotto ad ogni pedalata. Questo rende l'esperienza più naturale e migliora anche le cambiate. I punti di forza di questo motore sono l'erogazione diretta della potenza che offre una spinta notevole quando si parte da fermo ed il motore è un sistema chiuso perfettamente ottimizzato per le biciclette Giant. I punti deboli sono dovuti alla modalità Power che potrebbe risultare eccessiva per i principianti. Fino alla fine del 2024 il Panasonic GX Ultimate è stato il motore più potente erogando 95 Nm di coppia. Nonostante la potenza, riesce a mantenere una pedalata relativamente naturale senza risultare invadente. Grazie alla sua capacità di adattarsi al ritmo e allo sforzo del ciclista, il motore fornisce assistenza in modo intuitivo, soprattutto nella modalità intermedia. Tuttavia, l'assistenza massima potrebbe sembrare un po' troppo aggressiva per chi cerca una guida più rilassata e meno impegnativa. Il punto di forza è la sua potenza in salita, mentre come punti deboli l'erogazione della potenza è piuttosto brusca ed a volte difficile da controllare. Il motore Brose Drive S-Mag offre ai produttori di biciclette una flessibilità senza pari nell'integrazione e nelle caratteristiche del motore. Questo motore è in grado di fornire una coppia massima di 90 Nm di coppia, offrendo una spinta molto potente, particolarmente utile per affrontare salite ripide o terreni impegnativi. Inoltre il Brose Drive S-Mag è noto per la sua erogazione fluida e naturale dell'assistenza, contribuendo a un'esperienza di guida più piacevole e meno meccanica. I punti di forza sono la sua indubbia potenza, nessuna resistenza interna ed essendo un sistema aperto, le sue innumerevoli opzioni di configurazione sono configurabili da tutti i produttori, ma non sempre questa è una cosa positiva.
Per quanto riguarda i punti deboli, le prime generazioni del Drive S hanno grandi problemi con la cinghia di trasmissione, quindi attenzione alle occasioni di seconda mano. Il comportamento di guida può variare notevolmente a seconda del produttore della bicicletta e alla taratura del software. Le batterie sono piuttosto ingombranti e per ultimo l'app risulta essere di bassa qualità. Il motore Specialized 2.2 montato su alcune delle e-bike di alta gamma di Specialized come la Turbo Levo e la Turbo Kenevo è un sistema di assistenza elettrica progettato per offrire prestazioni avanzate e un'esperienza di guida naturale. Fornisce 90 Nm di coppia come il Brose Drive S-Max su cui è basato, offrendo una potenza robusta per affrontare terreni ripidi e tecnici con facilità. Questa coppia elevata rende la pedalata assistita potente ma fluida. Il motore è molto silenzioso e offre una pedalata estremamente fluida. Il suo primo punto di forza è quello di essere un motore adatto ai principianti per la sua semplicità d'uso. È silenzioso ed è stato sviluppato con una visione olistica perché è integrato a tutti gli elementi della bici: motore, batteria, telaio e software, che lavorano insieme in perfetta armonia. Il punto debole è il fatto di essere piuttosto ingombrante. Il Pinion MGU E112 è un sistema diverso da tutti gli altri e che mi intriga molto. Questo sistema unisce sia il motore elettrico che il cambio in un'unica unità compatta, il che migliora l'efficienza, riduce l'usura delle parti ed offre una serie di vantaggi in termini di prestazioni e affidabilità. Il sistema utilizza un cambio interno con 12 rapporti, con una coppia massima di 85 Nm. I punti di forza di questo motore sono la bassa manutenzione, soprattutto del cambio, perché essendo in una scatola chiusa non si sporca ed è sempre ben lubrificato. La cambiata può avvenire sotto pieno sforzo, senza la paura che la catena si apra. I punti deboli sono la rumorosità alle marce basse, la cambiata risulta brusca in alcune marce e l'erogazione della potenza a volte è improvvisa. Il Polini EP3 Plus MX è un motore apprezzato nel settore delle e-bike ad alte prestazioni e per competizioni. Il motore fornisce una coppia massima di 90 Nm. Il peso è di circa 2,95 kg, il che contribuisce a mantenere la bici leggera e maneggevole. Il motore è compatibile con diverse opzioni di batteria che possono arrivare fino a 880 Wh, offrendo così una lunga autonomia anche nelle uscite più lunghe. I punti di pregio di questo motore sono la coppia elevata da 90 Nm, la compatibilità con batterie ad alta capacità, come detto fino a 880 Wh, e l'assistenza è fluida e personalizzabile. Per quanto riguarda i punti deboli, si segnala che nonostante la compattezza, il motore può risultare leggermente ingombrante rispetto ai concorrenti più recenti. Inoltre, alcuni ciclisti potrebbero trovare la sua potenza e l'erogazione della coppia troppo aggressive per un uso più rilassato o per i principianti. Il motore elettrico Oli è un motore elettrico che si sta facendo strada nel mercato grazie alle sue prestazioni bilanciate. Ha una buona dose di potenza, 85 Nm, e un prezzo competitivo. Il peso dell'unità è di circa 3,5 kg. Questo motore si distingue per la sua robustezza e la sua capacità di offrire una pedalata naturale e piacevole. I punti di pregio sono quello di avere una buona coppia da 85 Nm, la pedalata risulta naturale e può essere montato su diversi tipi di telai. Come difetti diciamo che il peso con 3,5 kg è leggermente più pesante rispetto ad altri motori. L'ingombro del motore potrebbe non essere ideale per chi cerca una bici leggera e snella. Inoltre la reattività leggermente inferiore rispetto a altri marchi top di gamma potrebbe essere un deterrente per i ciclisti più esigenti. Il DJI Evinox si distingue per un rapporto eccezionale tra potenza e peso. Il cuore del sistema Evinox è la sua coppia elevata. In modalità normale eroga 105 Nm, che salgono a 120 Nm in modalità boost. Per fare un paragone, molti motori per i bike tradizionali si attestano intorno agli 80 Nm. Questa coppia elevata significa una spinta più potente e immediata, soprattutto in salita o su terreni accidentati. Nonostante la potenza, il motore Evinox pesa solo 2,52 kg. Questo lo rende significativamente più leggero dei suoi principali concorrenti, come i motori Bosch CX, che pesa per esempio 2,9 kg.
La leggerezza è un vantaggio non solo per le prestazioni, ma anche per la maneggevolezza della bicicletta. I punti di pregio sono quindi quello di avere una coppia elevata da 105 fino a 120 Nm, il peso è contenuto di soli 2,52 kg, la tecnologia è avanzata e contribuisce a ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. Ed infine il design compatto non compromette l'estetica della bicicletta. Passando ai punti negativi, il primo è la disponibilità limitata del motore perché al momento il sistema è disponibile su un numero limitato di modelli di bike, limitandone la diffusione. Il secondo punto è la mancanza di feedback a lungo termine. Essendo un prodotto relativamente nuovo, le recensioni a lungo termine e da parte di un ampio numero di utenti sono ancora limitate. E siamo giunti al verdetto finale. Il motore Bosch Performance Line CX è migliorato ulteriormente con la quinta generazione. Grazie a sensori potenziati, una maggiore reattività e un sistema di trasmissione separato, il Bosch CX Gen 5 è ora più leggero, leggermente più compatto e finalmente più silenzioso. Il consueto rumore metallico è sparito, permettendo ai rider di godersi una discesa silenziosa. Con il miglior network di assistenza globale e una tecnologia collaudata, il Bosch CX è una scelta solida quando si acquista una nuova e-mountain bike, offrendo prestazioni eccezionali. Ma il Bosch non è l'unico motore ad entusiasmare particolarmente, perché nessun motore ha suscitato tanto entusiasmo quanto il nuovo DJI Evinox. Questo motore gioca in una lega tutta sua, non solo in termini di specifiche, ma anche per quanto riguarda le prestazioni di guida, la connettività e la facilità d'uso. Il sistema DJI Evinox impressiona grazie anche a un'unità user-friendly, ricca di funzionalità, che mettono in ombra la concorrenza. Il debutto DJI segna l'inizio di una nuova generazione per motore di e-mountain bike, portandole a un livello successivo in termini di densità energetica, potenza e rapporto peso-potenza. Il sistema DJI Evinox supera ogni altro sistema attualmente sul mercato. Tuttavia il sistema Evinox è disponibile solo su una bicicletta e siamo in attesa di vedere quando altri marchi lo adotteranno. Inoltre ci sono questioni normative relative alle licenze operative negli Stati Uniti, dove una legislazione in sospeso mira a vietare i droni DJI, un fattore che impedisce ad alcuni marchi americani di mountain bike di collaborare con DJI. Questa era la lista dei motori mountain bike 2025. Se pensate che manchino dei modelli, sentitevi liberi di aggiungerle nei commenti qui sotto. Siamo anche curiosi di sapere se le caratteristiche descritte corrispondono alla vostra esperienza. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!